cominciare un'avventura più unica che rara, perché gli uomini dietro di me sono gli ultimi cacciatori con le aquile nel mondo. Sedetevi comodi almeno voi, perché sta per ricominciare un'avventura per scoprire come cambia il concetto della felicità ai confini del mondo. Il mio nome è Giuseppe e ho una missione: girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e fargli una semplice domanda: cos'è per te la felicità? Benvenuti nel progetto Happiness. Nel cuore delle vaste steppe della Mongolia occidentale vivono i Kazaki, un gruppo di cacciatori leggendari. Questi nomadi discendenti di antiche tribù dell'Asia centrale per oltre 2000 anni hanno perfezionato l'arte della caccia con uno dei rapaci più maestosi e potenti al mondo: le aquile reali. Questi aquilieri, chiamati berkuci, addestrano gli aquilotti sin dai primi mesi di vita, instaurando un legame profondo con i loro fedeli compagni. Le aquile, addestrate a cacciare volpi e altri piccoli animali, diventano compagne inseparabili, capaci di eseguire complesse manovre di caccia sotto la guida esperta dei loro addestratori. Tuttavia, questa antica tradizione è in pericolo. I berkuci stanno scomparendo. I più giovani preferiscono le promesse della città alla caccia con le aquile, e la diminuzione delle prede naturali causate dal cambiamento climatico minaccia ulteriormente questa pratica. Batu e suo figlio Rinat sono tra gli ultimi cacciatori con le aquile della Mongolia e dell'Altai. Ci hanno accolto nella loro famiglia per mostrare al mondo la loro cultura e renderla immortale, affinché non scompaia mai. Per diventare un vero cacciatore bisogna catturare la propria aquila a mani nude. È una cerimonia di passaggio che richiede coraggio e abilità. Le ripide cime dell'Altai sono piene di pericoli e i berkuci mettono a rischio la propria vita per raggiungere il nido. Lassù c'è un nido. Proprio da quel nido Rinat ha preso il suo pulcino. Ci siamo arrampicati su quella cima con una corda. È molto pericoloso. Ma più è difficile da raggiungere, più l'aquila sarà potente. È così che decidiamo. Quando in primavera si schiudono le uova, i migliori cacciatori catturano le migliori aquile. E un pulcino preso direttamente dal nido può essere addestrato più velocemente. Per questo rischiamo così tanto. Batu mi racconta con passione le tecniche che usano per creare un legame con l'aquilotto fin dai primi giorni. Deve essere subito esposto ai suoni e agli odori dell'uomo, imparando a riconoscerli come parte del suo nuovo habitat. La fiducia è fondamentale. L'aquila deve imparare a fidarsi del suo addestratore per sentirsi al sicuro e disposta ad aiutarlo a cacciare. Per questo motivo loro dedicano ore ogni giorno a nutrire, curare e anche parlare con l'aquila, che diventa a tutti gli effetti parte della famiglia. Ci si deve prendere cura della propria aquila, come si farebbe con un proprio figlio. E io vedo questi uccelli come miei figli. Se ne occupa soprattutto mio marito. Ma sono sempre felice di dare una mano quando lui non c'è. È bello seguire e onorare la nostra tradizione. Nel mio villaggio di origine non abbiamo mai avuto aquile, ma gli anziani qui li addestrano comunque da secoli. Mio marito è stato il discepolo di suo nonno. Ha imparato da uno dei migliori. E ora lui è tra i migliori cacciatori. I nostri figli lo ammirano molto, soprattutto Rinat, che vuole seguire i passi di suo padre e sta imparando a conoscere le aquile. Mi piace l'idea di avere un'aquila in casa nostra. Sei preoccupata quando tuo marito e tuo figlio vanno a caccia? Certo che mi preoccupo. E se si imbattono in qualche animale feroce? E se perdono le loro aquile? Cosa succede se vengono morsi quando catturano un animale? Mi preoccupo molto per mio figlio, ma poi penso che questa è la vita di un cacciatore. Nei mesi autunnali, l'aquilotto inizia un lungo processo di addestramento che richiede pazienza e dedizione. Questo processo è fondamentale per insegnare a uno dei predatori più letali del pianeta a cacciare e poi a tornare con fiducia sul braccio del suo addestratore. Stiamo sellando i cavalli per andare a caccia. Questa è una sella tipica kazaka. Sono molto strette, molto piccole, molto scomode.
Però la peculiarità di queste è che hanno l'appoggio del braccio dove il cacciatore può far riposare il braccio quando tiene l'aquila, perché l'aquila pesa decine di chili, quindi non può tenerla sempre così, sarebbe impensabile. Però è quasi invisibile, perché se lo vedi fiero, col braccio proteso in avanti, però è appoggiato, riposato, pronto per l'azione, per rilasciare l'aquila in aria. E adesso la stanno mettendo. Sciup. Ciao. Ce la faremo. Ma prima di iniziare questa grande avventura vi voglio dare un consiglio su come non farvi spiare online. E se mentre stai guardando questo video non stai utilizzando una VPN, il tuo indirizzo IP, la tua cronologia di navigazione, la tua posizione e altri dati personali sensibili sono visibili nel migliore dei casi a inserzionisti che ti bombarderanno di pubblicità, oppure a criminali informatici. Per correre ai ripari, sotto questo video vi ho lasciato un link per provare il nuovo Threat Protection Pro di NordVPN, che con un solo abbonamento ti permette di proteggere fino a 10 dispositivi e rendere invisibile la tua connessione e quella della tua famiglia, nascondendo il tuo IP e quindi tutte le informazioni personali dai malintenzionati. Io per esempio lo tengo sempre attivo sul cellulare e sul PC, perché oltre a proteggere tutte le mie password, controlla i file che scarico e mi avvisa se contengono malware. Oppure mi blocca in tempo se provo ad accedere a siti web dannosi che potrebbero rubare i miei dati e infettare il mio dispositivo con virus. Vi consiglio di approfittarne ora per ottenere l'esclusivo sconto Black Friday più 4 mesi extra sui piani biennali. E come se non bastasse puoi provare NordVPN anche per 30 giorni e se non sei soddisfatto ti rimborsano. Come sempre vi lascio un link in descrizione per provare NordVPN con la migliore offerta sul mercato e adesso possiamo partire. Gli addestramenti richiedono giornate intere, si scalano le vette più alte a cavallo, per permettere all'aquila di raggiungere la giusta altitudine e poter lanciarsi in picchiata sulla preda. Questi 2 aquilotti hanno circa un anno di vita e per insegnarli a cacciare si inizia utilizzando un'esca, solitamente un pezzo di carne legato a una corda, e ogni volta che l'aquila afferra l'esca viene premiata con un pezzo di carne. Man mano che l'aquila diventa più sicura, il cacciatore aumenta gradualmente la distanza tra l'aquila e l'esca. Questo esercizio ripetitivo aiuta l'aquila a sviluppare forza e resistenza nelle ali, migliorando la sua capacità di volo. È davvero maestosa. Pensate che a seconda dell'anno che hanno queste aquile gli viene assegnato un nome. Quindi quest'aquila ha un anno e si chiama Balapan, e ogni aquila dei cacciatori che ci sono qui attorno che ha un anno ha lo stesso nome. Questa per esempio però ha una peculiarità, che gli mancano delle piume qui in basso, il piumaggio basso, perché è stata attaccata da una volpe rossa durante uno scontro, quando lei stava cercando di cacciare una volpe rossa. Gli mancano delle piume qui e anche un artiglio. Si dice che ogni artiglio dell'aquila equivale alla forza di un uomo, quindi ha una presa fortissima quando afferra la preda. Questo è il cappuccio dell'aquila, si chiama tomaga in kazako ed è fatta ad hoc per ogni aquila. Serve per tenerle tranquille durante i viaggi, durante il percorso, il tragitto, per trovare il punto perfetto per poi rilasciarla. Una volta tolto il cappuccio, l'aquila può vedere fino a 2 km di distanza e riuscire a vedere se ci sono prede da cacciare. Vedi? Appena le tolgo il cappuccio, vuole volare. Vedi come si muove? È il più grande, il più sacro, è l'uccello più potente in natura. È un predatore infallibile e non soffre il freddo dei nostri inverni. Ecco perché per noi l'aquila è la regina dei cieli. Inoltre è molto volitiva. Il fatto che possa sopportare di vivere con un cappello in testa è la prova. La ammiro per la sua forza e la sua pazienza. Guarda quanto è fiera. Guarda. Può cacciare qualsiasi cosa su cui mette gli occhi. Qualsiasi animale, compresa una volpe, verrebbe cacciato senza pietà da un'aquila. Cosa cacci con la tua aquila? L'animale più grande che posso catturare con un'aquila è una volpe. Gatti a macchie rugginose, volpi corsare e conigli. Animali come questi. Sei mai stato ferito da qualche tua aquila? L'aquila è un uccello da caccia. Se non l'addestri bene con la carne, può farti facilmente del male. Può afferrarti il viso, la gamba oppure il braccio.
C'è stata una volta in cui mi ha afferrato proprio il braccio. Era un'aquila selvatica, le stavo dando da mangiare ed è stato allora che me l'ha perforato con l'artiglio. Sono stato fortunato a non perdere il braccio. Come da tradizione, le rilascio quando diventano madri, quando sono in grado di produrre uova. Lei la libererò tra 5 anni, solo quando farà caldo, preferibilmente a maggio, quando c'è molto cibo in giro. Le darò l'ultimo pasto, le legherò un fazzoletto bianco sulla zampa e la rilascerò dalla cima della montagna. Ovviamente è sempre difficile lasciare andare, dopo aver trascorso 5 o 6 anni sempre insieme. Ma è la natura che decide, devo farlo. Deve riprodursi e deve essere libera. Sarà davvero dura lasciare andare lei. Urla! Chiamala! Ok, allora prendila! Adesso! Ok? Bisogna sempre stare attenti all'apertura alare delle aquile perché non sembra, ma è di un paio di metri. Adesso è il turno di Rinat, che dovrà rilasciare l'aquila affinché atterri sul braccio di suo padre. Quindi adesso lo vedremo all'opera. È una delle sue prime volte, quindi è un po' emozionato, però siamo contenti di essere qui a vederlo. Oggi stiamo imparando a chiamare un pulcino. Mio padre è proprio lì che prova a chiamarlo. Mi piace tanto camminare sulle montagne con un'aquila. Mi emoziona e mi diverte guardarla mentre caccia gli animali. Cos'è che ti piace di più nell'essere un cacciatore di aquile? Quando la mia aquila vola in cielo, mi sento anche io libero. Mi sento come se volassi pure io. Mi fa sentire tanto felice. Molto, davvero. Ora le tolgo il cappuccio, così mio padre la chiama. Guarda. Chiamala! Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Ottimo lavoro, Rinat. Grande. È atterrata esattamente sul braccio di suo padre. E adesso suo padre gli sta dando un pezzo di carne per premiarla, per aver fatto un buon lavoro. Mi sembra un po' come quando giocavamo a calcio da piccolini, no? Che avevi la porta, però la porta era senza reti, quindi ogni volta che facevi gol dovevi andare a prendere la palla. Adesso è la stessa cosa. Lui ha rilasciato l'aquila e ogni volta deve andare giù a riprenderla, portarla su e riprovarci. Questo è l'allenamento. Non so come siamo arrivati in questa situazione, ma l'adrenalina è alle stelle. Andiamo. Ok. Vai, vai, vai! Prima prova è andata male, perché ho tenuto la cordicella che è attaccata alle zampe troppo forte, quindi non è partita. Ci riproviamo. Ok, secondo tentativo. Vai, vola, vola, vai!
l'ho fatta! Wow, il cuore che batte a 1000, bellissimo! Wow! È straordinaria la potenza degli artigli che si sente anche quasi attraverso questo guanto speciale fatto di pelle di yak, che è durissimo in realtà. Sentite, quasi legno. Però sentivo la possenza e la potenza degli artigli già da qui. Per questo il cuore mi batteva, perché quando l'ho rilasciata mi guardava negli occhi e ho detto adesso invece di volare giù mi attacca. Chiaramente è un predatore, se dovesse mai attaccare un uomo non andrebbe a finire molto bene. È impossibile non rimanere incantati dalla grazia e dalla potenza delle aquile in volo, ma anche dalla maestria dei cacciatori che le guidano con fierezza. L'antico legame tra i bercuci e le loro aquile evoca immagini di generazioni passate di cacciatori. Ogni gesto, ogni rito sembra sospeso in un'epoca senza tempo, che però potrebbe svanire dopo Rinat. È una tradizione che ci è stata tramandata dai nostri antenati. Mio nonno addestrava aquile e io ho avuto l'onore di imparare da lui. Anche mio padre era un cacciatore. Cacciavamo tutti insieme. Ma ora sono rimasto solo io e caccio da solo o con mio figlio. Il mio unico scopo è tramandare la tradizione dei nostri antenati. Lui tra i miei figli è il più abile con le aquile. Quando è nato sapevo già che sarebbe stato il prescelto per diventare un cacciatore. La prova è stata quando è riuscito a catturare il suo pulcino ed è diventato un cacciatore vero. Mi rende così orgoglioso averlo al mio fianco e che un giorno tramanderà le nostre tradizioni. La nostra responsabilità in questa vita è vivere in simbiosi con le aquile. Ho dovuto insegnare a mio figlio come accarezzarla, come parlarle, come calmarla. Il primo anno aveva molta paura, ma poi sono diventati amici e adesso l'aquila si fida di lui. Sono come fratelli, dico davvero. Dopo gli ho dovuto insegnare ad andare a cavallo. Per noi, è importantissimo. Siamo uniti da un vincolo di fratellanza anche con il nostro cavallo. E la difficoltà più grande è insegnare alla tua aquila ad atterrare sul braccio mentre stai cavalcando. Bisogna conoscere l'aquila e il cavallo così profondamente da diventare insieme un grande animale sacro. Ecco come si diventa un vero cacciatore. Io sto insegnando tutto questo a Rinat affinché porti avanti le tradizioni e non le faccia scomparire. Essere un cacciatore di aquile per noi è come essere connessi con tutti gli antenati prima di noi. Non siamo mai nati, non siamo mai morti. Siamo un unico cacciatore che vive da sempre e per sempre tra le epoche. Ed è questa per me la felicità. Avere un cavallo sotto di me e un'aquila sul braccio. Rendere fieri i miei antenati ed essere un cacciatore senza paura. Sai, qui si dice, un uomo senza cavallo è come un uccello senza ali. Fino a che avrò un cavallo da cavalcare e un'aquila con cui cacciare, sarò la persona più felice del mondo. La felicità di Batu è così naturale, così pura, esattamente come il volo delle sue aquile nel cielo. Non c'è conflitto tra i suoi sogni e la sua realtà, perché finché sarà un cacciatore di aquile come lo erano i suoi antenati e come è destinato a essere suo figlio, avrà la sua felicità. Ogni giorno vissuto in questo modo per lui è un tributo ai suoi antenati e alla sua eredità millenaria, che spero tanto Rinat possa proteggere e consegnare alle generazioni future come un testamento di una felicità eterna.